Benvenuti sul canale Video Ricetta. Oggi prepariamo la torta armena Mikado. Questa torta viene chiamata anche Napoleon al caramello. Dovremo preparare delle sfoglie sottili e una crema al caramello. Gli ingredienti che ci occorreranno e le dosi le troverete indicate nella descrizione sotto il video. Inizio a preparare l'impasto. Nella panna fresca verso il succo di limone, mescolo un po' e lascio da parte per qualche minuto finché comincerà ad addensarsi la panna. Nella farina setacciata aggiungo il lievito e un pizzico di bicarbonato. Mescolo un po' per uniformizzare il tutto. In una ciotola rompo un uovo, metto un pizzico di sale, la vanillina più lo zucchero. Mescolo un po' con una forchetta. Aggiungo il burro morbido a temperatura ambiente e lo incorporo. E per ultima la panna con il succo di limone che nel frattempo si è addensata. Sbatto bene con la frusta per amalgamare bene tutti gli ingredienti. A questo punto inizio ad incorporare gli ingredienti secchi setacciati. Lavoriamo un po' l'impasto solo per formare una palla, senza esagerare, perché altrimenti l'impasto comincerà a diventare gommoso. Come vedete, l'impasto è ancora morbido. Lo copriamo con la pellicola, lasciandolo in frigorifero per circa un'ora. Nel frattempo prepariamo la crema al caramello. In un pentolino scaldiamo la panna senza portarla all'ebollizione. In un altro pentolino con il fondo spesso mettiamo lo zucchero e lo facciamo caramellare. Ogni tanto giriamo il pentolino per far sciogliere lo zucchero in modo uniforme e per non farlo bruciare. Quando lo zucchero ha ottenuto un colore ambrato, mettiamo i pezzettini di burro morbido. Abbassiamo un po' il fuoco e mescoliamo con un cucchiaio di legno.
Come ultima cosa, versiamo a filo la panna calda, sempre mescolando. Aggiungo un bel pizzico di sale, qualche goccia di aroma di vaniglia e faccio cuocere per circa 5 minuti per far addensare un po' la crema al caramello. Quando la crema lascia un segno sul dorso di un cucchiaio, vuol dire che è pronta. La trasferisco in una ciotolina e la lascio da parte a raffreddare, ogni tanto mescolando per non far prendere la crosticina sopra. Taglio a pezzetti una tavoletta di cioccolato fondente. Verso sopra la panna calda e mescolo bene finché si scioglierà il cioccolato. Dopodiché copro con la pellicola e la lascio raffreddare bene in frigorifero. Riprendo l'impasto e lo trasferisco sulla spianatoia leggermente infarinata. Lo lavoro un po' per dargli una forma cilindrica. Divido l'impasto in 8 pezzi. Con la bilancia verifico che abbiano tutti i pezzetti il peso uguale. Lavoro ogni pezzetto dandogli forma di una pallina e lo appoggio su una superficie leggermente infarinata. Copro tutti i pezzetti con la pellicola per non farli prendere aria. Su un pezzo di carta da forno leggermente infarinata metto una pallina di impasto e la stendo bene prima con le mani, dopodiché con un mattarello. Utilizzo il fondo di una tortiera di 26 cm di diametro per ricavare la mia sfoglia. Prima di infornare bucherello tutta la superficie della sfoglia con la forchetta per non avere rigonfiamenti durante la cottura. I pezzetti di impasto intorno li lascio cuocere insieme alla sfoglia. Trasferisco la sfoglia con la carta sulla teglia e la inforno a 175 gradi per circa 10 minuti. Quando la sfoglia è pronta, la trasferisco sulla gratella e la lascio raffreddare. In questo modo faccio tutte le sfoglie. Quando ho finito di cuocere le sfoglie, metto a tostare nel forno i pezzettini di impasto. Mi serviranno per decorare i bordi della torta.
Ed ecco, le nostre sfoglie sono pronte. E adesso finisco di preparare la crema. Qui abbiamo la crema al caramello che si è un po' addensata e raffreddata. Questa è la ganache al cioccolato che si è addensata in frigorifero. Abbiamo del mascarpone che io utilizzerò a posto del burro morbido che si utilizzava nella ricetta originale e la panna fresca da montare. Aggiungerò anche qualche goccia di vanillina. In una ciotola verso la crema al caramello e la ganache e incorporo il tutto con lo sbattitore. Nella ricetta originale si utilizzava il cacao amaro in polvere. Io ho preferito utilizzare una tavoletta di cioccolato. Dopodiché aggiungo il mascarpone. Raccolgo ogni tanto la crema dai bordi per fare incorporare bene il tutto. In un'altra ciotola verso la panna fresca molto fredda dal frigorifero, aggiungo qualche goccia di vanillina e comincio a montare. Quando abbiamo ottenuto una neve quasi ferma, iniziamo ad incorporare la panna alla crema per darle una consistenza più morbida, leggera ed arieggiata. Incorporiamo con la frusta con movimenti delicati dal basso verso l'alto e dai bordi verso il centro per non smontare la panna. Abbiamo ottenuto una crema soffice e squisita con un aroma al caramello e cioccolato, messi in evidenza ancora di più grazie all'aroma di vaniglia. E adesso non ci resta che assemblare la torta. Su un piatto da portata metto un po' di crema per non far scivolare la torta e appoggio il primo strato. Questa torta è leggermente asciutta. Se voglio ottenere una torta un po' più morbida, devo utilizzare la bagna. Come bagna, io utilizzo la panna fresca. Spennello tutta la superficie della sfoglia con la panna. La lascio assorbire per 2-3 minuti e nel frattempo inumidisco anche la seconda sfoglia. E adesso con una bilancia divido in circa 9 parti la crema che mi servirà per ricoprire 8 strati di biscotto e il bordo intorno. Stendo la crema in modo più uniforme possibile. Appoggio sopra il secondo strato, metto la crema e continuo così con tutte le sfoglie. Copro tutta la superficie della torta con la crema rimasta e la applico anche sui bordi.
Con un pezzettino di carta pulisco il piatto intorno. In una ciotolina frantumo i pezzettini di biscotto tostati in forno. E con le bricioline ottenute ricopro i bordi della torta. Per tradizione, la superficie della torta Mikado si ricopre con del cioccolato fondente grattugiato. La nostra torta è pronta, la copriamo e la mettiamo in frigorifero a rassodare per 5-6 ore o anche per tutta la notte. Vi consiglio di togliere dal frigorifero questa torta un'ora prima di essere servita. E questa è la nostra fantastica torta armena Mikado, fatta a 8 strati, alternati di una squisita crema al caramello e cioccolato che stupirà i vostri ospiti. Adesso taglio una fetta per farvi vedere la torta all'interno. Se vi è piaciuto il nostro video, condividetelo con i vostri amici e iscrivetevi al nostro canale per non perdervi le prossime video ricette.